Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a fare un po' di lavori su una bicicletta che non vi aspettate sicuramente. È una bicicletta che ho preso per mia figlia, che è un po' matta come me, e ha voluto questa bicicletta. Una BMX Freestyle, acquistata usata su subito, in condizioni abbastanza buone direi, ma sono un po' pulita, ha un po' di gioco la ruota dietro, ha un po' di gioco il movimento centrale. Adesso vediamo di andare a sistemare un po' il tutto, a dargli una pulita bene e soprattutto a verniciare il manubrio, che è tutto un po' ruggine, ecco. Un nuovo progetto giusto veloce per dare una sistemata e poi vedremo se la ragazza sarà una super freestyler oppure no. Allora, la catena è perfetta, tutte le componenti sono smontate e a posto. Adesso devo grattare e verniciare il manubrio. Questo è il telaio a posto, pulito, lucidato, tutto completamente smontato, e qui ci sono tutte le componenti pulite e a posto, pronte da rimontare. Allora, ho verniciato tutti i pezzi neri. Adesso sto aspettando, sto facendo diverse mani, aspettiamo che asciughino, nel frattempo faccio altro. Allora, intanto che finivo di verniciare le varie mani, ho rimontato i freni con lo sdoppiamento, questo, e il sistema di diciamo il sistema per la frenata, che consente la rotazione a 360 gradi del manubrio. Questo perché mia figlia voleva questa cosa qua, che funziona chiaramente solo con il freno guida. Poi vi farò vedere bene com'è quando è tutto montato. Ecco qua anche il manubrio verniciato. Adesso ho fatto tutte le mani, lascio comunque tutta la notte ad asciugare. Lì ci sono le leve dei freni, pedinelle, eccole lì. Tutto perfetto. Allora, adesso andiamo a rimontare la forcella. Ho ingrassato per bene i cuscinetti, tutti e due, e adesso rimonto. Allora, andiamo a inserire la forcella, ok, poi mettiamo
il primo. Ok, questo è quello che regola la pressione sui cuscinetti, quindi così è un po' troppo chiuso, gira ma si sente che fa un po' fatica. Così mi sembra perfetto, non ha gioco, quindi possiamo andare a montare gli spessori. La piattaforma per il freno e l'ultima vite di chiusura. Ecco qua. Allora adesso andiamo a rimontare il freno. Uno l'ho già rimontato, mi sono dimenticato di fare il video, adesso lo faccio con l'altro. Allora qua bisogna stare attenti a non perdere queste guarnizioncine di Teflon, dopodiché si rimonta la molla, ok, così, ok, quindi la molla deve fare presa qui, spero si riesca a vedere qua, poi si infila facendo combaciare il buco. Adesso andiamo a infilare la vite, che non è questa ma è questa, ok, andiamo a riposizionare il dado. Adesso andiamo a chiudere il dado, questo è autobloccante quindi non serve serrarlo eccessivamente, se no poi si rischia di bloccare il movimento. Perfetto, e qui ci siamo. Adesso dobbiamo andare a montare la vite di chiusura sul manubrio, semplicissimo, la vite di regolazione del freno, questo è il freno anteriore quindi probabilmente non lo monterò nemmeno, però l'abbiamo comunque verniciato così resta a posto, voilà. E poi il grano di regolazione della distanza della leva che va qui, spero che si stia riuscendo a vedere qualche cosa, la brugola del 2, ok, facciamo un goccio di frenafiletti perché questo se no scappa fuori, voilà. Adesso lo abitiamo fino a che non va in battuta con la leva del freno, lo capiamo perché chiaramente la leva si sposta, ecco, vedete, a me non serve regolarlo in questo momento quindi lasciamo così. Diamo una pulita al frenafiletti in eccesso in modo che non vada a rovinare la verniciatura e abbiamo fatto, ecco qua, la leva del freno è a posto. Andiamo a infilare il freno nel manubrio, ok, freno infilato. Adesso infiliamo la manetta. Allora, le manopole le ho montate,
con il compressore. Adesso vado a mettere i blocchettini qui in fondo, che così proteggono e non fanno entrare lo sporco nel manubrio. Ecco qua, anche i tappettini sono montati. Ok, adesso vado ad installare il manubrio, quindi così. Qua centrato. Ok, devo tenere anche un po' inclinato, così. Troppo. Così. Ok, ci siamo. Leggiamo bene perché questo è importante che sia ben stretto. Ok, voilà, voilà. Adesso andiamo a montare il movimento centrale, quindi ingrassiamo il cuscinetto. Ok, e lo attacchiamo qua. Ok, col grasso in teoria dovrebbe stare al suo posto, ma non ce n'è abbastanza forse. Vediamo se così. Ok, allora adesso ingrassiamo anche il cuscinetto dall'altra parte. Ok, lo appoggiamo, ma tanto poi dovremo stare molto attenti perché infilando le pedivelle si rischierà di farlo cadere fuori. Allora adesso andiamo ad infilare la pedivella, cercando di non fare disastri. Ok, un po' di disastri li abbiamo fatti, ma fa niente, è normale. Perfetto. Ok, andiamo ad attaccare il tutto. Ok, questo si avvita al contrario. Voilà. Ok, allora, anche in questo caso il dado che c'è qui va regolato perché non abbia gioco, come in questo caso, la pedivella, ma allo stesso tempo sia bella scorrevole, quindi andiamo a dargli. Ok, così non ha gioco, ma scorre perfettamente. Quindi andiamo a mettere l'altra rondella che ha il suo svaso perfetto e poi il dado che va a chiudere il tutto.
Ok, adesso chiudiamo con la chiave. No, bisogna sempre controllare che quando si chiude questo dado non si vada a chiudere anche quello dietro, che andrebbe poi a bloccare il cuscinetto. Allora, monto i pedali. Ok, bene. Ok, pedali montati, ci siamo. Adesso montiamo la ruota dietro. Ok. Appuntiamo appena appena e poi regoliamo la distanza tendendo la catena. Allora montiamo la catena e poi mettiamo la falsa maglia. Voilà, poi si mette il perno e voilà. Ok, ci siamo. Ok, adesso la regolata. Allora, la regolazione della catena si fa con questo registro. Io la terrei abbastanza dura. Oppala. Ecco. Dicevo, la terrei abbastanza dura perché se poi si salta o si fanno le evoluzioni, ho paura che poi si salti la catena, ecco. Ok, così così. Va centrata per la ruota, chiaramente. Ok, poi va bene.
bisogna ingrassare la catena.